Ciao ragazzi e ben ritrovati nel mio canale. Oggi voglio portarvi un argomento molto importante, ovvero voglio parlare delle differenze tra trading sistematico e trading manuale. Voglio parlarvi dei pro e dei contro e dei punti che hanno in comune. E poi voglio portarvi la mia esperienza e cosa mi ha portato a scegliere il trading sistematico. Quindi, prima di tutto voglio dire cos'è il trading. Il trading è l'attività che permette di comprare e vendere strumenti finanziari con lo scopo di trarne il profitto. E come si fa? Si fa tramite delle piattaforme, come ad esempio quella che utilizzo io, che si chiama MetaTrader 5, collegandosi ad un broker, creando l'account e facendo il deposito. Essa ti permette di avere accesso ai principali strumenti come Nasdaq, S&P 500, DAX, praticamente tutte le coppie valutarie, quindi euro-dollaro, sterlina-dollaro e tutte le altre coppie esistenti sostanzialmente, e chiaramente anche le criptovalute. Il trading avviene appunto sulle piattaforme come quella che utilizzo io, e le piattaforme permettono sia di fare trading manuale che trading algoritmico installando gli Expert Advisor che vi ho già parlato. Prima di dire quali sono i pro e i contro di uno o dell'altro, vorrei parlarvi dei punti in comune che non dobbiamo dimenticare. In entrambi serve sicuramente studio serio ed approfondito. Non puoi improvvisarti trader da un giorno all'altro e non puoi iniziare questo mestiere pensando che in brevissimo tempo o in breve tempo arriverai a guadagnare ingenti somme di denaro sui mercati finanziari, perché questo tipo di approccio è quello che ti porta poi ad essere coinvolto emozionalmente ed a perdere soldi sui mercati ed a prendere decisioni sbagliate. Non esistono scorciatoie che ti permettono di diventare ricco, sicuramente ci vuole tanta dedizione e passione. È un mestiere che sostanzialmente deve andarti a piacere. Iniziare solo per guadagnare soldi sui mercati stando al PC guardando le candeline che salgono e che scendono non è sicuramente l'approccio corretto. Serve un capitale adeguato chiaramente per fare trading. Non pensare che con 50-100 euro si possono fare miracoli e raddoppiarli in poco tempo, o comunque iniziare con questa somma, perché è una somma troppo bassa e non esiste iniziare a fare trading con un capitale così basso. Parlando di cifre, direi che iniziare almeno con $1000 è il capitale giusto, come appunto ho fatto io sul mio portafoglio che mostro su MQL5 e dove faccio vedere appunto i profitti che ho potuto fare in questi mesi con $1000 di capitale e con una leva abbastanza bassa, direi. Poi c'è da considerare che i mercati sono sempre imprevedibili, quindi sia che si faccia trading manuale che si faccia trading sistematico non siamo sicuri dei rendimenti futuri. Questa è una cosa al 100%. Nessuno ha la palla di cristallo e la differenza non è tanto se lo fai manuale o sistematico, ma se sei disposto a lavorare con metodo e pazienza. Adesso voglio parlare del trading manuale. Cosa si ha? Si ha un controllo diretto sulle operazioni e un apprendimento della lettura del mercato tramite price action, tramite volumetrica. Chi studia profondamente questi argomenti riesce a capire dove stanno veramente gli ordini, dove ci sono le persone istituzionali che piazzano gli ordini più grandi e dove sostanzialmente c'è più liquidità o più interesse a salire o a scendere. Cos'è che c'è di contro? Che c'è uno stress emotivo molto elevato. Bisogna sostanzialmente stare davanti ai grafici dalle 8 alle 9 ore al giorno, coprendo nella maggior parte dei casi e delle strategie sia la sessione londinese, quindi dalla mattina, sia la sessione newyorkese, quindi dal pomeriggio fino alla sera. La cosa difficile è anche mantenere la costanza, soprattutto senza farsi trasportare dalle emozioni, perché quando si guadagna siamo tutti più felici. Nel momento in cui si iniziano a perdere soldi, si cominciano a prendere stop loss, è lì che è difficile mantenere la costanza e la strategia, perché entrano in gioco tante altre tipi di impostazioni mentali, tipo revenge trading, ovvero non accetto la perdita e voglio aprire un'altra operazione perché sono ancora convinto della mia visione, per esempio long. Cioè, se io entro long, prendo uno stop, penso ancora che il prezzo possa salire, voglio rientrare di nuovo, quindi guadagnare poi quello che ho perso, riprendere quello che ho perso e guadagnare altri soldi, poi va male ancora, un altro stop e lì distruzione totale mentale.
quindi è molto difficile da gestire e ci vogliono veramente, scusate il francesismo, due coglioni così, perché è una cosa difficile da gestire. Il trading sistematico invece ha tutto altro tipo di approccio, è quello fatto con gli expert advisor, dove io programmo l'expert che faccia le operazioni come io voglio, quindi io programmo l'expert per lavorare in determinati modi, e una volta che l'ho backtestato, una volta che ho fatto le fasi di forward testing in demo, una volta che vedo che sostanzialmente fa quello che io gli ho detto di fare e i guadagni li mantiene anche nel mercato, diciamo, reale, io posso metterlo su un portafoglio e iniziare ad utilizzarlo. Chiaramente ci deve essere una corretta gestione del rischio, ma quello che questo tipo di approccio mi toglie sicuramente è lo stress emotivo, quindi avremo zero stress emotivo una volta che abbiamo messo l'expert in funzione. Non serve guardare i grafici tutto il giorno, l'importante è controllare che l'expert funzioni nella maniera corretta, quindi una volta al giorno do un occhio, vedo ha fatto quello che doveva fare, non ha fatto quello che doveva fare, eventualmente vado a fare correzioni, ma chiaramente avendo fatto tutte le fasi precedentemente dette è difficile che l'expert faccia, insomma, imbrogli. Poi un'altra cosa è che io ho i backtest e i numeri verificabili, quindi io una volta che faccio i backtest su tick reali, su un grande ammontare di dati, tipo 5 anni di dati di un grafico, e vedo che guadagna bene, sostanzialmente sono più tranquillo del trading manuale, perché non ho un backtest di questo tipo alle spalle. Potrei anche farlo manualmente, ci sono anche applicazioni che permettono di farlo, ma non è lo stesso modo di una cosa sistematica, perché nel momento in cui lo faccio manualmente posso essere coinvolto dalle emozioni, nel momento in cui lo faccio con gli expert advisor invece no, perché fanno sistematicamente quello che uno gli dice di fare. Chiaramente il contro è che richiede un setup e uno studio iniziale, così come anche il trading manuale, però è una cosa chiaramente che non si può saltare, e ci sono momenti in cui anche loro performano male, ovvero quando ci sono news, quindi sostanzialmente dei grandi spike di prezzo che mi fanno prendere stop loss, e con lo slippage mi fanno prendere stop loss ancora maggiori, e overfitting, ovvero devo stare attento a non ottimizzare troppo il mio expert e ad andare in overfitting, perché poi quando io lo vado a mettere sui portafogli reali questo mi crea casini e non funziona come dovrebbe, anzi mi erode totalmente il capitale, quindi ci sono dei grandi rischi anche con il trading sistematico. La mia esperienza, io ho iniziato con il trading manuale, ho iniziato perché questo mondo mi piaceva tantissimo ed era una mia passione, e mi piaceva anche aprire le operazioni manualmente, ma lavorando nel frattempo, facendo un lavoro che mi porta via 9 ore, 10 ore al giorno, risultava veramente molto difficile seguire i mercati, aprire le operazioni e soprattutto gestire emotivamente, insomma, le operazioni. Per come sono fatto io, ho capito che mi faccio trasportare dalle emozioni, che faccio problemi sempre legati alle emozioni, ripeto emozioni perché purtroppo è una grande cosa che è difficile da gestire. Ho capito che automatizzando le mie strategie ho tolto tutto questo tipo di stress dai grafici e dalle emozioni, ed ho capito bene come, insomma, si fa per guadagnare soldi costantemente sui mercati. Quindi il trading sistematico mi ha portato ad avere una disciplina, un metodo e una crescita reale costante, ed è quello che anche permette di avere più costanza e libertà, perché io una volta che ho programmato i bot, una volta che l'ho messi in funzione, ho fatto tutte le fasi precedentemente dette, non devo fare più nulla se non controllarli ogni tanto o programmare nuovi expert con le idee che mi vengono in mente che possono funzionare. Quindi sostanzialmente io ho molta più libertà e posso dedicarmi ad altri lavori, quindi posso fare il lavoro che faccio manualmente, posso fare i contenuti che faccio su YouTube, posso fare tante altre cose, allenarmi, andare a correre, uscire, qualsiasi cosa che comunque non mi vieta e insomma mi permette di non stare davanti ai grafici. Quindi dopo che ho spiegato abbastanza bene e approfonditamente quali sono le differenze tra l'uno e con l'altro, spero insomma che abbiate capito e spero che il video vi sia piaciuto. Se è così mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina perché a breve usciranno altri video interessanti. Grazie mille e vi auguro una buona serata.